Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerei i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Bramicil Fisiopharma SRL, ultimo aggiornamento. 23 luglio 2021. Cosa ha Bramicil? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Bramicil durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cosa ha Bramicil? Bramicil ha un farmaco a base del principio attivo tobramicina solfato, appartenente alla categoria degli antibatterici aminoglicosidici e nello specifico altri aminoglicosidi. È commercializzato in Italia dall'azienda Fisiopharma SRL. Bramicil può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni: Bramicil 100 mg/2 ml Soluz. Eniet. 10 fiale 2 ml. Bramicil 150 mg/2 ml Soluz. Eniet. 10 fiale 2 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Fisiopharma SRL. Ricetta: OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Classe C. Principio attivo: tobramicina solfato. Gruppo terapeutico: antibatterici aminoglicosidici. Forma farmaceutica: soluzione, uso interno. Indicazioni: trattamento di infezioni batteriche gravi, quali setticemie, infezioni dell'apparato respiratorio inferiore, infezioni gravi del sistema nervoso centrale, meningite, infezioni intraaddominali, inclusa la peritonite, infezioni delle ossa, della pelle e degli annessi cutanei, infezioni del tratto urinario complicate o ricorrenti, tutte sostenute da microrganismi sensibili. Il Bramicil è considerato inoltre farmaco di seconda scelta nelle infezioni sostenute da E. coli e da stafilococco. Posologia: il Bramicil può essere somministrato per via intramuscolare o endovenosa. Somministrazione intramuscolare. Adulti. Nei pazienti con funzione renale normale il dosaggio consigliato di Bramicil è di 1 mg/kg ogni 8 ore. La durata abituale del trattamento è di 7-10 giorni. Dosi fino a 5 mg/kg al giorno possono essere richieste da pazienti con infezioni molto gravi. Questo dosaggio dovrà essere ridotto a 3 mg/kg al giorno non appena possibile. Bambini. Da 6 a 7,5 mg/kg al giorno frazionati in 3-4 dosi ad intervalli regolari. Prematuri, neonati a termine di 1 settimana di vita o meno. Fino a 4 mg/kg al giorno in 2 dosi ogni 12 ore. Somministrazione endovenosa. Si raccomanda la somministrazione endovenosa di Bramicil quando quella intramuscolare non è possibile. La concentrazione non dovrebbe abitualmente superare 1 mg di Bramicil per ml. La durata della somministrazione dovrebbe essere di 1-2 ore. Il dosaggio endovenoso è uguale a quello intramuscolare. Non si consigliano associazioni estemporanee di Bramicil ad altri farmaci. Somministrazione in pazienti con insufficienza renale. Si consiglia di controllare attentamente i livelli serici di Bramicil. Nei casi in cui ciò non sia possibile, è consigliabile somministrare in via precauzionale una dose di carico di 1 mg/kg e somministrare le dosi successive in base alla clearance della creatinina o alla creatininemia, poiché a questi valori è correlabile all'emivita del Bramicil. Si consiglia di utilizzare uno dei due metodi seguenti. 1. Riduzione della dose da somministrare ogni 8 ore. Se si conoscono i valori della clearance della creatinina, CCR, o quelli della creatininemia, la quantità di Bramicil da somministrare può essere stabilita secondo quanto riportato nella seguente tabella.
Dosi di mantenimento in pazienti con funzione renale alterata. Funzionalità renale. Peso paziente. Dosaggi abituali successivi alla dose iniziale di 1 mg/kg. Normale. CCR uguale 80 ml/min. Creatininemia 1,4 mg%. 70, 80 kg. 50, 60 kg. 70, 80 mg/8 ore. 50, 60 mg/8 ore. Lieve insufficienza. CCR uguale 35, 70 ml/min. Creatininemia 1,4, 1,9 mg%. 70, 80 kg. 50, 60 kg. 60, 70 mg/8 ore. 40, 50 mg/8 ore. Da lieve a moderata insufficienza. CCR uguale 25, 35 ml/min. Creatininemia 2, 8 mg%. 70, 80 kg. 50, 60 kg. 35, 40 mg/8 ore. 25, 30 mg/8 ore. Moderata insufficienza. CCR uguale 15, 25 ml/min. Creatininemia 2, 8, 3, 7 mg%. 70, 80 kg. 50, 60 kg. 35, 40 mg/12 ore. 25, 30 mg/12 ore. Marcata insufficienza. CCR uguale 10, 15 ml/min. Creatininemia 3, 7, 7, 5 mg%. 70, 80 kg. 50, 60 kg. 17, 5, 20 mg/12 ore. 12, 5, 15 mg/L 2 ore. Assenza di funzionalità. CCR uguale 5 ml/min. Creatininemia 7,5 mg%. 70, 80 kg. 50, 60 kg. 18, 20 mg/24 ore. 14, 16 mg/24 ore. Per le infezioni che minacciano la vita del paziente, possono essere somministrate dosi al 50% maggiori di quelle consigliate, da ridursi poi non appena verrà notato un primo miglioramento. Se impiegate allo scopo di valutare il grado di insufficienza renale, le concentrazioni creatininiche del siero dovrebbero riflettere un tasso costante di azotemia quando non si effettua la dialisi. Alternativamente, la dose da somministrare può essere calcolata in maniera più approssimativa dividendo la dose in base al peso per i valori della creatininemia. 2. Dose normale da somministrare ad intervalli prolungati. Se non sono noti i valori della clearance creatininica e le condizioni del paziente sono stabili, il dosaggio viene determinato in base al peso del paziente, mentre la frequenza di somministrazione in ore si calcola moltiplicando per 6 il valore della creatininemia. Controindicazioni: soggetti che hanno dimostrato una ipersensibilità verso il prodotto o ad uno dei componenti, o ad altri aminoglicosidi. Gravidanza e allattamento. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. I pazienti trattati con Bramicil o con altri aminoglicosidi debbono essere mantenuti sotto stretta osservazione medica, a causa dell'intrinseco potenziale nefro ed ototossico di questi antibiotici. L'interessamento del nervo acustico. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Un aumento dell'incidenza delle reazioni nefrotossiche è stato osservato somministrando associazioni tra aminoglicosidi e cefalosporine. L'uso concomitante o sequenziale di Bromicil con altri farmaci neuro e nefrotossici, in particolare amicacina. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Bramicil insieme ad altri farmaci come Aerocis-Platino Accord Healthcare Italia Euro, Aerocis-Platino Pfizer Euro, Aerocis-Platino Sandoz, soluzione, uso interno, Euro, Aerocis-Platino Teva Italia Euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Bramicil durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Bramicil durante la gravidanza e l'allattamento?
Gli aminoglicosidi possono danneggiare il feto se vengono somministrati a donne in stato di gravidanza. Gli aminoglicosidi attraversano la barriera fetoplacentare e si sono verificati diversi casi di sordità congenita, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Il bromicin non ha effetti sulla capacità di guidare e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati neurotossici. Sono stati rilevati effetti indesiderati a carico del nervo acustico e vestibolare, particolarmente nei pazienti trattati per lungo tempo e con alte dosi, o in coloro ai quali erano, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Segni e sintomi. La gravità dei segni e sintomi conseguenti a sovradosaggio di tobromicina dipende dalla dose somministrata, dalla funzionalità renale del paziente, dallo stato di idratazione, dall'età e dalla contemporanea somministrazione o meno di altri farmaci con tossicità simile. La tossicità può verificarsi in pazienti trattati per oltre 10 giorni con dosaggio superiore ai 5 mg/kg al giorno oppure 7,5 mg/kg al giorno nei bambini o nei pazienti con ridotta funzionalità renale, se il dosaggio non è stato appropriatamente corretto, in pazienti disidratati o in pazienti che ricevono in concomitanza farmaci ototossici. Nei pazienti anziani con funzione renale alterata e in trattamento concomitante con altri farmaci nefrotossici o con volume emmatico ridotto, esiste un maggior rischio di sviluppare un danno renale, necrosi tubulare acuta. Tossicità uditive e vestibolari sono state associate col sovradosaggio di aminoglicosidi. Questi pazienti possono presentare sensazione di mancamento, tinnito, percezione di rumori simili allo scampanellio, vertigini ed una perdita della percezione uditiva per i toni alti come progresso della ototossicità. Segni e sintomi di ototossicità potrebbero non verificarsi anche per un lungo periodo di tempo dopo che il farmaco è stato interrotto. Blocco neuromuscolare, paralisi respiratoria ed insufficienza respiratoria potrebbero verificarsi a seguito della somministrazione di aminoglicosidi, più comunemente in pazienti con miastenia grave o con morbo di Parkinson. Paralisi respiratoria potrebbe verificarsi anche in pazienti anestetizzati con agenti che provocano un blocco neuromuscolare. La tossicità è poco probabile nel caso di ingestione di tobromicina, in quanto gli aminoglicosidi sono scarsamente assorbiti dal tratto gastrointestinale integro. Trattamento. Nel trattamento del sovradosaggio di tobromicina è necessario considerare la possibilità di sovradosaggi multipli, l'interazione con altri farmaci e una cinetica insolita nel paziente in questione. Nel caso di sovradosaggio di tobromicina, l'intervento iniziale deve avvenire sul sistema respiratorio per assicurare la ventilazione e l'ossigenazione. Se si manifesta un blocco neuromuscolare, questo può essere trattato mediante la somministrazione di sali di calcio. Potrebbe essere inoltre necessaria l'assistenza ventilatoria meccanica. Se si verifica paralisi respiratoria, devono essere messe in atto prontamente misure rianimative. I pazienti con funzione renale normale che hanno ricevuto tobramicina in sovradosaggio devono essere idratati adeguatamente per mantenere una clearance urinaria di 3-5 ml/kg/h. Il bilancio idrico, la clearance della creatinina e i livelli plasmatici di tobromicina dovranno essere attentamente monitorati finché copyright i livelli serici di tobromicina non scendano al di sotto dei 2 mcg/ml. I pazienti in cui l'emivita di eliminazione è superiore alle 2 ore o la cui funzionalità renale è alterata possono richiedere un trattamento più aggressivo. L'emodialisi in tali pazienti può essere vantaggiosa. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antibiotico aminoglicosidico, codice ATC lunga 01GB01. La tobramicina dimostra un'attività battericida in vitro nei confronti dei seguenti organismi: Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella spp. Enterobatteri compresi gli aerogenes. Proprietà farmacocinetiche. La tobramicina viene ben assorbita dopo somministrazione intramuscolare ed è escreta immodificata nelle urine.
I livelli ematici massimi vengono raggiunti entro un'ora dalla somministrazione per tutti i dosaggi ed in dati preclinici di sicurezza nel topo e nella rattole DL50 sottocutanee sono rispettivamente 367 e 973 mg/kg. La tobramicina non ha teratogenica e ne ha copyright mutagenica. Elenco degli eccipienti: fenolo, sodio metabisolfito, disodio ed etato. Acqua pipì. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.